Salve gente, sono Nicron e benvenuti nel mio nuovo video. Una tra le più interessanti sorprese di questo E3 è senza dubbio il gioco sviluppato da Ubisoft Montreal, For Honor, dove potremo impersonare vichinghi, cavalieri e samurai in un mix da multiplayer sparatutto e la finezza dei giochi d'azione in terza persona. Osservandolo velocemente potreste pensare ad un clone di Dynasty Warriors, ma le cose sono molto diverse. Il sistema di combattimento è molto profondo e genera duelli tesissimi, incentrati sulla necessità di scegliere la strada dell'attacco o della difesa. Per cui ci si trova a studiare con attenzione il nemico, valutando i rischi legati al fare la prima mossa. Chiaramente la presenza di 3 giocatori in ogni team aggiunge un'ulteriore dimensione al tutto. Che ci si trovi da soli ad affrontare un'intera squadra o viceversa, il risultato è sempre frenetico. La presenza del fuoco amico darà ai giocatori più esperti la possibilità di uscirne vivi anche in situazioni di netto svantaggio. La modalità di gioco che andremo a vedere ricorda molto le partite di dominio, con le 2 squadre che devono controllare 3 zone sulla mappa per guadagnare punti. Il team che per primo raggiunge 1000 punti ha la possibilità di vincere la partita, eliminando tutti i giocatori della squadra avversaria, che non possono temporaneamente spawnare. A differenza di quello che avviene in uno sparatutto, avremo però l'occasione di togliere punti agli avversari riconquistando i punti di controllo o uccidendo i giocatori nemici, ottenendo partite molto dinamiche che possono ribaltarsi velocemente a favore di una squadra, anche solo con l'uccisione strategica al momento giusto. All'interno del titolo sono presenti anche delle speciali abilità, utili per recuperare parzialmente la nostra energia o per farsi dare supporto esterno in aree specifiche della mappa. Ogni fazione avrà delle caratteristiche uniche che la distingueranno dalle altre, come la maggiore velocità dei samurai rispetto ai cavalieri a costo di una minore capacità difensiva. Il nostro personaggio sarà poi completamente personalizzabile, un metodo per distinguerlo dagli altri giocatori, anche se per ora non abbiamo materiale al riguardo su come potremo ottenere i pezzi per il nostro equipaggiamento, se salendo semplicemente di livello o attraverso il completamento di determinate sfide. Avremo a disposizione anche delle caratteristiche uniche, come poteri e abilità, da sfruttare sul campo di battaglia. Non pensate però a magie e diavolerie del genere, visto che il team di sviluppo ha voluto creare un titolo basato sul realismo storico e non sul fantasy. Nulla si sa sulla campagna single player, di cui conosciamo soltanto l'esistenza. For Honor, nonostante un gameplay apparentemente semplice ed elementare, si è rivelato un titolo molto divertente e da tenere d'occhio. I duelli 1 contro 1, elemento centrale del titolo, sono in grado di darci soddisfazioni incredibili. La presenza di 3 fazioni, ognuna con caratteristiche diverse, e la possibilità di creare un personaggio con le proprie abilità, aumenta la varietà di un titolo che potrebbe essere l'inizio di una nuova serie. Sappiamo ancora ben poco su For Honor, la cui uscita è prevista per il 2016 su PC, PlayStation 4 e Xbox One. Quanto saranno diverse le classi? La campagna singola sarà veramente incisiva o attrarrà soltanto videogiocatori atti a multiplayer? Visto il carattere di Ubisoft, dobbiamo aspettarci DLC che aggiungeranno altre fazioni? Staremo a vedere. Qui si conclude la mia personale recensione su un titolo poco conosciuto che magari in un futuro prossimo potremo apprezzare. Grazie della visione e ci vediamo alla prossima!